Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi iniziamo il video direttamente con il prodotto e tra l'altro mi scuso ma questa volta non vi faccio vedere lo spacchettamento perché la GoPro ha deciso di eliminarmi un video, mannaggia alla GoPro. Detto questo, semplicemente abbiamo un nuovo prodotto da testare, marchio Oukitel o Oukitel. È un prodotto molto interessante perché, come potrete ben vedere, qui abbiamo una piccola colonna composta da power station e già da una batteria di espansione. Tanto per darvi l'idea di che prodotto parliamo oggi, pensate alla centrale Dapson. Se non avete visto il video guardatela, perché più o meno è la stessa tipologia di prodotto. È un prodotto tra virgolette ignorante, nel senso che ha le funzioni base, non ha l'applicazione, non ha il wifi, non ha bluetooth, non ha chissà quali impostazioni, ma si guarda un po' più al risparmio. Vedremo che magari gli manca qualche dettaglio o qualcosina, però potrebbe interessare ad un determinato pubblico. Facciamo così adesso: mentre lancio la sigla avete giusto il tempo di schiacciare il tasto iscriviti, che è gratis, non costa nulla e mi date un grosso supporto per portare avanti questo progetto e procurarvi sempre più attrezzature come questa da portare sul canale. Ok, Oukitel, come vi dicevo prima, abbiamo una bella power station con la sua espansione. Parliamo di una power station con un'uscita sulle 4 prese, adesso analizziamo meglio tutto, di 2200 watt e un accumulo interno già di 2048 watt-ora. Altri 2048 watt-ora li abbiamo ad esempio con l'espansione con una batteria, ma non finisce qui, perché in teoria possiamo arrivare a comporre una colonna con un massimo di 7 batterie per arrivare a 16.384 watt-ora, che sono 16 kW abbondanti. Chiaramente è una condizione difficilmente proponibile, però se andiamo a guardare i prezzi dei singoli componenti e se ragioniamo sul fatto che la power station ha il suo ingresso e ogni batteria ha il suo ingresso per la ricarica, magari non arriviamo a 7, però già magari arrivare a metterne 2 o 3 di accumuli in espansione ci permette di realizzare un impianto mica male. Quindi ragionate bene sui dati che vi fornirò in modo da capire dove si può arrivare, e questi dati ve li do subito, poi dopo analizziamo i dettagli, le connessioni e tutto quanto. Me li sono scritti perché chiaramente per ricordarsi tutti questi valori è un attimo sbagliare. La power station, come vi ho detto prima, ha un accumulo di 2048 watt-ora con delle LiFePO 4, quindi la miglior tecnologia che abbiamo adesso sul mercato. È partita un'altra power station, dati per i soliti 3500 cicli di vita, 2200 watt di potenza continua in uscita con 4000 di picco, dichiarano un'efficienza sull'inverter del 90%, funzionamento in UPS, quindi con un intervento inferiore ai 10 millisecondi, ricarica da rete, quindi da spina, impostabile su 2 valori ma arriva fino a 1800 watt, e attenzione perché la power station come ingresso fotovoltaico gestisce fino a 1 kW con una tensione di minimo 12 volt e massimo 120 volt. 3 pannelli in serie riusciamo già a metterli senza esagerare con i watt, e riuscire a caricarla già con 1 kW vuol dire che in 2 ore l'abbiamo caricata. Corrente massimo 15 A. Quando dico corrente massimo 15 A vuol dire che se collegate 2 stringhe in parallelo e fanno 18 A non succede nulla, ma lei ne tirerà sempre 15, quindi limita. In combinata tra fotovoltaico e ricarica può entrare un massimo di 1500 watt e l'ingresso vedremo che è un classico XT60 per il fotovoltaico. Fotovoltaico e anche ricarica da auto, eccetera, tutto quello che è tensione continua. Sul 12 volt carica 8 A 96 watt, sul 24 volt carica 10 A 240 watt, l'unità principale pesa 22 kg e misura 48 x 29 x 31. Costa da sola 1099 euro. Poi se ho degli sconti, coupon, se riesco a raccattare qualcosa vi metto tutto in descrizione. Poi arriviamo alla batteria. Batteria sono altri 2048 watt-ora di accumulo, lavora con una tensione in scambio sulla power station di 51.2 volt. Questa carica sempre su XT60 ingresso solare da 12 a 48 volt, massimo 15 A, 200 watt. Lei misura 58,5 x 40,6 x 42, pesa 18,6 kg, un po' meno della power station. Altri dati importanti non ne abbiamo. Posso dirvi che anche lei costa 1099 euro, però se comprate ad esempio la combo insieme costano 1999, quindi con 3000 euro vi fate 6 kW di accumulo, perché fate 2, 4 e un'altra batteria e iniziamo già a ragionare, perché poi i 2200 watt continui
continui ci bastano più o meno a far andare tutto quanto, chiaramente bisogna gestire i carichi. Questi sono i dati di massima. Ora ve le faccio vedere nel dettaglio, giusto per vedere i componenti particolari e tutto quanto. Allora, partiamo dalla batteria, che è realizzata in plastica, un po' croccante, niente di particolare, però comunque robusta. Sotto abbiamo 4 abbondanti piedini in gomma. Da questo lato abbiamo la connessione del cavo per andare alla power station, le ventole di raffreddamento, una comoda maniglia. L'altra uscita per andare a fare la serie delle batterie è l'ingresso XT60. Ci ricorda da 12 a 48 volt in DC. Questo lato nero, tutto il frontale, sul lato sinistro nulla se non nell'altra maniglia e sempre il discorso del raffreddamento, null'altro. Poi abbiamo un ampio display con l'autonomia, la percentuale e i watt in ingresso e in uscita, le sue connessioni, perché comunque può essere usata anche da sola, quindi un'uscita 5 volt 2.4 A, un'uscita USB Type-C Power Delivery da 100 watt, un'uscita 48 volt 15 A, che potrebbe essere utile anche per usarla come espansione non solo per le Power Station Okitel, ma anche per altre. È un'uscita classica 12 volt 10 A. Questa è la batteria nella sua semplicità. La spegniamo. Con la batteria arriva a corredo una guida rapida in inglese, un cavo d'ingresso XT60 di buona fattura, connettore MC4 e un cavo in ingresso XT60 presa accendisigari. Questo è il cavo di espansione, quindi per collegare la batteria alla power station oppure un'altra batteria alla batteria che la precede. È un cavo a 2 poli più tutti questi poli di comunicazione, è abbastanza robusto, non ci dà specifiche particolari sul cavo se non che resiste fino a 105 gradi e che supporta fino a 300 volt, però è abbastanza maneggevole, ok? Ci permette di montare le batterie sia a colonna che eventualmente affiancate. Ha una buona connessione col suo incastro e con il pulsante di sicurezza, per poi arrivare alla vera e propria power station. Stesso display dell'espansione. Costruzione, allora, qui sempre la solita guida rapida. Sul lato sinistro una cosa particolare: oltre al raffreddamento abbiamo un'altra uscita C laterale, sempre spina da 16 A inverter onda pura, da aggiungere a quelle frontali. Sul posteriore nulla se non i seriali e le caratteristiche della macchina. Sul lato destro tutto il discorso delle due ventole e le connessioni, che sono l'espansione per la prima batteria più tutti gli ingressi. Abbiamo il 220 diretto, il breaker, il pulsante di sicurezza in caso ci fosse un corto sull'ingresso, l'ingresso XT60 dove ci ricorda di stare tra i 12 e i 120 volt, 1000 watt massimi 15 A, ma sottolinea di stare molto attenti a non superare questi 120 volt perché potremmo danneggiarla. Ricarica lenta o ricarica veloce, abbiamo un semplice selettore qui, sportelli di qualità, insomma un po' croccanti anche qui, però come vi dicevo prima pochi fronzoli, no? Cercando di contenere i costi e tutto, magari perdendo di qualità per i materiali. Per utenti consapevoli può andare bene lo stesso. Una caratteristica importante è la parte superiore, che oltre ad avere 2 comodi maniglioni, anche qui, come abbiamo già visto, abbiamo un cassettino per portarci dietro il cavo di ricarica 220, il cavo di ingresso XT60 con gli MC4 e il cavo ricarica auto. Chiaramente, avendo il cassettino, non abbiamo una ricarica wireless, però sicuramente in mobilità può essere molto più interessante il cassettino rispetto alla ricarica wireless che non usiamo mai. Solito display con autonomia, percentuale, ingresso, uscita e in questo caso anche frequenza dell'inverter 50 Hz, tutta la parte della C con 4 prese asciugo più, vi ricordo, quella laterale che potrebbe essere una furbata per comodità, attivabili chiaramente solo da questo pulsante. Si attiva la spia sul pulsante, compare al display che c'è il 230 in alternata. Tutta la parte dell'USB, quindi 2 5 volt 2.4 tipo A, 2 Quick Charge 3.0 tipo A e 2 Type-C Power Delivery da 100 watt. Anche qui attivazione con il pulsantino dedicato e si accende il simbolo dell'USB. Poi c'è la parte in DC, 2 uscite 12 volt 3 A col connettore da 5,5 mm, l'hanno mantenuto, uscita da 12 accendisigari, attivabili sempre da questo pulsante e si attivano i 3 simboli. Una cosa particolare è questo connettore aeronautico da 24 volt e adesso ve ne parlo in dettaglio.
Questo connettore a 24 volt lo possiamo sfruttare comprando un cavo a parte, che è un accessorio, costa mi sembra una ventina di euro, che è questo. Con questo piccolo connettore a 4 poli e 2 MC4. A che cosa serve questo cavo? Questo cavo serve a dare un'uscita 24 volt 10 A, ok? Come sfruttare un'uscita del genere? Tante volte mi chiedete nei video, ma noi queste Power Station possiamo collegarle all'impianto di casa con un cavo che entra nella presa di corrente, quindi fare un cavo maschio-maschio, spina-spina? Come vi ho già detto, non è fattibile. Uno, perché non è sicuro, perché mettendo una spina qui e un cavo con una spina dall'altra parte avete dei poli maschi, ok? Sui quali c'è corrente, c'è tensione, quindi assolutamente non sicuro. Inoltre c'è un altro discorso: anche se fosse fattibile e fosse fatto mettendolo in sicurezza, ripetendo che comunque non si può fare ed è una cosa un po' da criminali, cosa succederebbe? Che voi buttate nel vostro impianto una tensione 230 volt alternata. Cosa succede? Che questa tensione, in caso di blackout della rete, tornerebbe indietro tramite l'impianto, passando dal vostro contatore e tornando in rete. Questo cosa vuol dire? Che in caso di manutenzione per l'omino dell'Enel lo mettereste in condizione di pericolo. È per questo che tutti i fotovoltaici oppure i mini fotovoltaici plug and play eccetera rispondono ad una normativa che si chiama CEI 021, perché questa normativa impone che l'impianto che sta producendo 230 volt deve fermare la produzione se non sente la rete. È un concetto, un meccanismo semplicissimo. Se c'è rete posso immettere, se non c'è rete perché l'hanno staccata per un motivo non posso immettere, perché se no gliela mando indietro. Fatta questa premessa, come possiamo usare una Power Station nell'impianto domestico? Collegando in uscita al 24 volt tramite un cavo così con gli EBC4 un microinverter, ad esempio. Quindi un microinverter di quelli che si montano direttamente sotto i pannelli, noi lo mettiamo in casa vicino alla Power Station, quel microinverter esce sì con la spina, ma finché non sentirete su quella spina non c'è tensione, lo collegate al vostro impianto domestico e potete buttare nell'impianto quello che vi restituisce la Power Station dal suo accumulo. Tra l'altro senza usare l'inverter che ha un suo autoconsumo importante, ma prendendo tensione a 24 volt direttamente dalle batterie. Magari di questa cosa potremmo poi fare un video dedicato, però vi ho voluto dare questa informazione, secondo me, che non è scontata, magari uno non ci pensa. Questo è l'unico modo per usare questa Power Station o qualsiasi Power Station e buttare nel vostro impianto la tensione. Ora componiamo la colonna e iniziamo a fare un po' di prove. Come avete visto non è per nulla difficile, non è troppo pesante da manovrare. Bisogna dire che questi sportelli non sono il massimo. Come vi ho già detto, come qualità costruttiva e tutto non è eccelsa, però è un prodotto che guarda più alla sostanza. Batteria spenta, spegniamo anche la Power Station. Off, vediamo se ce la fa restare anche con le uscite accese, sì, e colleghiamo la nostra espansione. Ok, sentono che è stato effettuato il collegamento e si accendono. Vedete cosa dice? Dice che abbiamo un'autonomia di 19 ore, adesso perché non c'è carico questo valore è molto indicativo, e se qua vedete c'è un simbolino che segna per 1, vuol dire che c'è una colonna con una batteria. Ora cosa sta succedendo? Sta succedendo che la batteria sta mandando dei watt, una cinquantina, prima erano un po' di più, in ingresso sulla Power Station. La voce sopra è l'input, la voce sotto è l'uscita. Idem per quanto riguarda il display dell'espansione, sono identici, lavorano allo stesso modo, così non vi perdete. A questo punto cosa succede? Che potremmo simulare una ricarica, e qui vi faccio vedere una novità di questo video che userò per tutti i prossimi video quando provo le Power Station. Come vedete qua vicino dove provo le Power Station mi sono creato una sorgente con due tipologie di ingresso. Abbiamo una tensione su questa stringa di 24 volt e poi abbiamo una stringa qui superiore di poco ai 100 volt, siamo sotto i 110, con tre pannelli da 375 watt, quelli del primo video che feci quando iniziamo a parlare del mondo fotovoltaico. Cosa possiamo fare quindi? Possiamo mandare questa da 24 volt direttamente in batteria e questa da 100 e qualcosa volt, che in teoria fa più di 1 kW, direttamente in Power Station, e vediamo cosa succede. Prendiamo quindi il cavo d'ingresso XT60 della batteria, lo colleghiamo in ingresso e lo attacchiamo a questa pseudo stringa da 24 volt.
Ok, in tutta questa parte che ho velocizzato perché stavo cercando di capire, purtroppo mi sembra di aver capito che abbiamo un grosso problema che fa cadere tutto il discorso che ho fatto all'inizio, ossia ora siamo collegati al 24 volt, vedete che sta caricando esattamente i 200 watt dichiarati, siamo entrati con l'XT60 in batteria, ma purtroppo ho provato prima con la batteria collegata alla power station e non caricava, quindi ho paura che questo ingresso per ogni batteria si possa usare solo con la batteria staccata dalla power station. E adesso facciamo tutte le controprove del caso. Stacchiamo il 24 volt, la ricarica si ferma, spegniamo tutto, spegniamo anche la batteria, ricolleghiamo il cavo di espansione, loro si accendono e torniamo nella condizione che eravamo prima, con la batteria al 9%, la power station al 12% che sta prelevando tra l'altro un po' di potenza dalla batteria. Questa gestione che ha la power station rispetto alla batteria non si può modificare, non si può fare nulla, bisogna stare a quello che decidono di fare. Proviamo di nuovo a ridare il 24 volt alla batteria, ma purtroppo non succederà nulla. Allora, intanto mi procuro il cavo per l'ingresso MC4 solare della power station che troviamo qua sopra, lo collego al mio ingresso qua dietro, che vi ricordo siamo sotto i 110 volt, quindi siamo diciamo a cavallo. Stacchiamo un attimo il 24 volt dalla batteria che tanto non parte e diamo il 100 volt alla power station e vediamo un po' cosa succede. Ok, è partita la produzione, vedete che salgono i watt, salgono i watt, salgono i watt, siamo a più di 500 watt, adesso sono le 11 di mattina, il sole c'è ma non siamo proprio ancora al massimo, però vedete che saliamo, siamo già a più di 600 watt, 610, lei cosa fa? Inizia a ricaricare la batteria, dice che mancano 4 ore alla ricarica completa, ma intanto sta dividendo la ricarica tra la power station e la batteria. Vedete che stanno uscendo 260 watt che entrano nella batteria. Ora proviamo a dare il 24 mentre c'è la tensione sulla power station. Le ventole che sentite non sono dell'Okitel ma sono della mia Bluetti e purtroppo vi devo confermare che non possiamo caricare le batterie mentre sono attaccate alla power station. Questo è un piccolo disastro. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che voi dovete far conto di comporre un'eventuale torre di X batterie ricaricando il tutto solamente con il kilowatt di fotovoltaico che potete sfruttare in ingresso sulla power station. Non ho voluto modificare il video, tagliarlo eccetera, l'ho scoperto con voi, questa cosa mi rattrista, però tant'è. Quindi lei sta andando avanti a caricare, distribuisce il carico anche alla batteria e adesso sta andando avanti. Vediamo cosa succede invece con la rete. Qui abbiamo l'ingresso direttamente sul 230 volt, io non uso il cavo in dotazione, ne uso un altro. Stacchiamo un attimo il solare, si arresta la ricarica, continua a prelevare un po' di energia dalla batteria, anche se la percentuale della power station è più alta della batteria, sarebbe più sensato il contrario, e diamo direttamente il 230 volt. Io ho impostato l'interruttore di ricarica su slow, quindi ricarica lenta. Vediamo un po' cosa succede. Ok, si è sentito un tac, è partito un relè, sta iniziando a caricare da rete. In modalità slow sta prelevando, adesso si attesta sui 680 watt, quindi 680 watt in modalità lenta, che a sua volta di nuovo distribuisce una parte, più o meno un terzo, un po' meno, alla batteria. Se mettiamo fast, quindi cambiando semplicemente la posizione di uno switch che c'è qua di lato, dai 680, vedete che si accende il simbolo supercharge e passiamo a 1870 watt, 1850, 1830, dovrebbe attestarsi sui 1800, 1799. Quanti ne manda la batteria? Ne manda 700. Vediamo cosa succede se entriamo anche coi pannelli mentre c'è la rete, quindi da 1800 e ne mandava 700, vediamo un po' cosa succede. Diventano 2004, quindi il dato che c'era nelle caratteristiche di un massimo di 1500
Non è proprio così, perché andiamo a prendere i 1800 più i 600 che stavamo producendo coi pannelli, quindi somma tutto quanto e mi sta mandando 1 kW in batteria. Se io abbasso e metto in modalità slow da rete, scende progressivamente, ci attestiamo sui 1300, che sono esattamente la differenza che abbiamo con la ricarica da rete lenta più quello che stavano producendo i pannelli. Quindi si somma non come da caratteristiche, ma in pratica per tutto quello che può, e continua, confermo, a non prendere nulla dal 24 volt dell'ingresso che abbiamo mandato direttamente in batteria. Allora, stacchiamo un attimo il fotovoltaico, quello da 100 volt, stacchiamo l'ingresso di rete, si ferma tutto e proviamo a mandare il 24 direttamente in Power Station. Ok, si accende il simbolo, sente che c'è un ingresso, parte. C'è stato un picco iniziale, ma sul 24 volt si attesta poi su un ingresso di circa 360 watt e ne manda circa 110 in batteria. Se fosse stato un ingresso a 12 volt avremmo avuto più o meno un 100 watt di ingresso. Quindi per quanto riguarda gli ingressi abbiamo provato tutto, adesso la lascio caricare un po' e poi facciamo un po' di prove in uscita. Ok, mentre sta ancora caricando, intanto mi sono messo a fare qualche prova, ho iniziato a capire come ragiona in determinate situazioni. Allora, vedete che adesso abbiamo solo l'ingresso fotovoltaico, quindi 760 watt siamo arrivati, sono le 12, quindi mezzogiorno, c'è una buona produzione oggi, e come al solito, come prima, sta distribuendo un po' la Power Station e 300 watt in input stanno andando alla batteria. Ora, se io attacco un carico, vi faccio vedere cosa succede. Attacchiamo la pistola termica. Allora, in questo caso abbiamo un consumo di 400 watt che è inferiore alla produzione, quindi me li dà senza problemi e sta continuando a caricare, anche se con qualche watt in meno, l'espansione e la batteria interna. Ma se io aumento l'assorbimento, cosa succede? Che sono passato a tirare 1,8 kW, quindi si è fermata la ricarica, non sta più prendendo dai pannelli, anzi sta prendendo solo dalla batteria per alimentare l'uscita e sta prendendo sia dall'unità principale che 540 watt dalla batteria di espansione. Quindi quando il carico sale e passa la produzione, quello che è in ingresso, arresta la ricarica e inizia a prendere da entrambi gli apparati per fornire quello che serve in uscita. Man mano che scendo con l'assorbimento, siamo a 1800, 1700, 1600, 1500, 1100, siamo ancora alti. Scendendo sotto i 1000 watt, allora riprende a caricare dall'ingresso e a mandare anche una piccola parte in batteria. Quindi in questo momento stiamo alimentando un carico di 850 watt solo con la batteria della Power Station e l'ingresso fotovoltaico sta caricando sia la Power Station che la batteria di espansione. Tutte queste cose non sono modificabili, ma le gestisce in autonomia il sistema elettronico di controllo della Power Station. Tolgo il carico, uscita C accesa, riprende a caricare con tutti i watt che riesce a tirare adesso da questi tre pannelli, sia il modulo principale che la batteria. A questo punto, già che siamo in ballo, andiamo a fare le solite prove del caso. Quindi il carico fino a 1800 watt l'abbiamo visto stabile. Ora vediamo con lo stesso carico cosa succede senza ingresso fotovoltaico ma con ingresso di rete. Quindi stacchiamo i pannelli, attacchiamo il 230 e adesso siamo in modalità fast. Parte la ricarica in supercharge a 1000 rotti watt. Allora facciamo un po' di prove, mettiamola slow, vedete che scende progressivamente, molto veloce, però comunque progressivamente. Si attesta sui 670 watt di ingresso, attacchiamo di nuovo il carico, 1 kW in uscita. Lui continua a mandare in ricarica sull'espansione, continua a mandare in ricarica sul suo modulo interno e mi sta fornendo questo kilowatt in uscita, però vedete che in ingresso adesso non prende più 700 watt come prima, ma ne tira 1400. Se tolgo il carico si abbassa e torna a prendere quello che abbiamo impostato come ricarica slow, quindi va a fare una sorta di bypass di prelievo aggiuntivo per continuare a ricaricare ed ad alimentare l'uscita. Ora rimettiamo il carico ma saliamo di potenza
stessa condizione di prima con 1 kW in uscita, portiamolo a 1800, 1900, cosa succede? Che continua a caricare, vedete, ma ne prende 2 dalla rete, quindi sta facendo una sorta di bypass più qualcosina che sta mandando in batteria, perché sta mandando 80 watt qui e non sappiamo bene di preciso quanto direttamente in quella principale. Stacchiamo il carico. Se siete collegati alla rete ed attaccate un grosso carico anche in ricarica slow, tende comunque a fare il bypass e a prelevare tutto il resto che gli serve direttamente dall'ingresso. Con queste prove di carico è partito il raffreddamento in modalità più insistente. Questo che sentite è il rumore che produce con le ventole da questo lato che buttano in fuori e dal lato sinistro che buttano in dentro. Aria ne passa parecchia, esce anche abbastanza calda, insomma ventole presenti. Ora che sta caricando, continuano a girare, facciamo che fare la prova fase neutro. In questo caso collegati alla rete abbiamo l'uscita monofase, stacchiamoci dalla rete e chiaramente diventa uscita bifase. Ok, dopo un po' le ventole si arrestano, vediamo come si comporta l'intervento dell'UPS, quindi lampadina accesa chiaramente. Ora siamo in modalità batteria, gli ridiamo la rete, vediamo se ci accorgiamo di qualche sfarfallio o qualcosa. Leggerissimo, non so se si è percepito in telecamera, ma un leggero sfarfallio c'è stato. Ho un altro modello di lampadina però che è più sensibile, con questa di solito si percepisce lo sfarfallio. Quando entriamo con la rete no, vediamo quando usciamo dalla rete. Probabilmente in telecamera è impercettibile, ma è veramente veloce, in linea con le power station più veloci che abbiamo provato. Gli ridò l'ingresso fotovoltaico, la facciamo ricaricare un po', spegniamo l'uscita C. Quando è tutta carica proviamo ancora la parte in DC, ma il grosso diciamo che l'abbiamo visto. Vorrei anche provare a mandarla in crisi quando è carica senza rete, vedere a quanti watt si arresta, va in overload diciamo. Facciamo subito un test di potenza, di tenuta, di stabilità. Ho caricato tutta la parte delle USB con 2 telefoni, un Android con ricarica wireless, un iPhone 15, un altro telefono Android. Sulla parte dell'USB tipo A ho la pompa Xiaomi, 2 GoPro, vediamo un po' come si comporta, se è stabile. Accendiamo la parte USB, parte la ricarica di una GoPro, dell'altra GoPro, di un telefono che era 0 in quick charge, della pompa senza problemi, dell'iPhone, quindi riconosciuta in ricarica senza problemi, del telefono Android che vediamo se va in ricarica rapida. Sì, va in ricarica rapida. In questo momento sta tirando 39-40 watt solo sulle porte USB senza nessun tipo di problema, e vedete che questi watt arrivano in modo alternato un po' dalla batteria di espansione, un po' dalla batteria principale. Ho già avuto modo di provarlo per diverso tempo, non ha manifestato nessun problema, nessun comportamento strano, quindi molto bene la parte USB. Parte in DC che ho verificato solo con un accendisigari e dei LED e funziona tutto regolarmente. Ora stacchiamo, anzi lasciamo la parte USB, andiamo in AC e proviamo a vedere fino a che punto va e quando si arresta. Ecco, non viene distinto il valore tra la potenza in uscita della parte in DC e la parte in AC. Quindi noi iniziamo ad attaccare il nostro piccolo phone da 1400 watt e vediamo quanto lo legge. Ok, vedete che siamo a 1340 in output. Se stacchiamo la parte USB scende leggermente il valore. Se accendo anche la parte USB allora sale e fa la somma, quindi la lettura è corretta. Stacchiamo la parte USB, lui per ora non dà nessun problema, dice che è in modalità UPS perché ho la ricarica, la stacchiamo. Vedete che il phone ha avuto un piccolissimo sobbalzo, cambia leggermente la potenza in uscita, ma di poca roba perché si abbassa leggermente la tensione di qualche volt. Quindi siamo a 1300 watt. Cosa sta facendo? Come abbiamo visto prima, ne prende metà dalla prima batteria e metà dalla seconda. Fin qui tutto bene. Accendiamo anche l'altra pistola termica. Siamo a 2200 watt, li tira senza problemi. Vediamo di alzare la potenza in uscita fino a che punto è stabile. 2005 e sta prendendo più o meno la stessa potenza da entrambe le batterie, quindi dimezza. Qui già si siede un pelino di tensione, vedete che arriviamo a 220.
Siamo a 2600 watt, va in overload dopo aver abbassato la tensione. Fino a 2004 rispetto ai 2.2 dichiarati siamo stabili, oltre va in overload. Ma attenzione, perché dopo un po' di secondi esce da solo dall'overload e riattiva l'uscita AC. Questa cosa di solito non succede mai, ma se si abbassa il carico, dopo che è intervenuta la protezione, dopo circa 20 secondi riattiva l'uscita AC. Quindi questa come funzione non è male. Va bene, diciamo che un po' di prove le abbiamo fatte. Mi ha deluso molto questa idea che mi ero fatto di poter caricare anche tutte le batterie, e già mi immaginavo un'immagine come quella della copertina dove riusciamo a fare una colonna da tantissimi kilowattora caricando con i 1000 più gli ingressi delle batterie, ma questo non si può fare. Power station con una costruzione così così, non abbiamo nessuna funzione particolare, ha tutta una sua gestione delle ricariche che non è personalizzabile, materiali di non altissima qualità, però comunque funziona. L'ho tenuta sotto stress, l'ho usata per parecchio tempo, nessuna anomalia, nessuna cosa strana da segnalare, però vi segnalo che comunque vi portate a casa una colonna con 4 kW di batterie con 2000 euro e obiettivamente costa veramente poco. Ma attenzione, perché in descrizione troverete un codice sconto per prendervi la Power Station più l'espansione da 2 kWh, quindi totale 4 kWh a 1649 euro. Inizia a diventare un prezzo molto interessante per un prodotto del genere. Funzionare funziona, vi ho fatto vedere un po' tutto quanto. Se avete delle domande non esitate a chiedermelo nei commenti. Io vi ringrazio, un bel like, mi raccomando che non costa nulla. Ci vediamo al prossimo video. Se passate qua in negozio vi offro un caffè o ci vediamo giovedì sera in diretta. Ciao da Massi Dattoli.